Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento su UFO News, all'insegna del mistero, della scienza, della tecnologia, naturalmente degli UFO e dei enigmi. Siamo qui oggi per parlare di una cosa attualissima. Infatti ieri sera durante la live streaming in moltissimi hanno segnalato in live che era accaduto qualcosa di straordinario ed è stato visibile in moltissime località del nord Italia. Infatti moltissime persone nel Piemonte, in Val d'Aosta, in Lombardia, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e tutte le altre zone, tutte le altre regioni del nord Italia hanno visto improvvisamente apparire in cielo una straordinaria, bellissima direi, azzurra spirale enorme che è durata poco, ma è stata chiaramente manifesta, è stata fotografata, è stata ripresa da tantissime persone. Immediatamente i social, in particolar modo come al solito TikTok e Instagram, poi di conseguenza anche Facebook e infine persino YouTube e gli altri, vengono inondati da una marea di video e fotografie con domande, ma soprattutto con risposte. Finché ci siano delle domande, mi sembra abbastanza canonico, abbastanza normale porsele davanti, giusto, porsele davanti a fenomeni straordinari, così li potremmo definire, in quanto anomali, rari, eccetera, e quindi talvolta anche inspiegabili. D'altra parte, nel passato ci sono state altre manifestazioni di spirali viste in cielo che hanno avuto una serie di spiegazioni poco chiare. Alcune sono rimaste un po' nel limbo, come quella della Norvegia, come quella dell'Alaska, come quella della Siberia. Ma di queste spirali ne sono apparse tantissime. Vi faccio un esempio pratico mostrandovi subito questa immagine stupenda che ricorda tra l'altro anche un po' un occhio, che è stata scattata qualche tempo fa sopra la Nuova Zelanda. Di queste fotografie, di queste riprese che fanno vedere, praticamente mostrano queste spirali, ormai ce ne sono sempre di più in circolazione. E dicevo, il fenomeno è diventato immediatamente virale perché tantissima gente ha posto delle domande: ma cosa stiamo osservando? È per caso un UFO? È riconducibile a qualcos'altro? Ha una spiegazione scientifica questo fenomeno che stiamo osservando? E dicevo che fin qui, ok, è giustissimo porsi delle domande. Ma la maggior parte delle persone non hanno posto domande, hanno dato direttamente risposte gridando all'UFO e sostenendo immediatamente che si trattava appunto di un oggetto volante non identificato. Innanzitutto, quello che stiamo osservando non è un oggetto volante non identificato in senso stretto, anche volendo, perché stiamo vedendo la manifestazione della presenza di un oggetto, non stiamo osservando l'oggetto. E questo è il primo punto chiave della discussione. E sicuramente con questo video, così come è accaduto già con i 3 precedenti che ho fatto con gli avvistamenti del periodo estivo, in cui praticamente è stato visto un fenomeno analogo, seppur non spiraliforme, a forma di nube, che è stato avvistato pressoché in tutto il sud e il centro Italia, ma anche abbiamo visto in Albania, in ex Jugoslavia, nell'isola di Malta, eccetera, che molti anche ricercatori, ufologi, youtuber, eccetera, subito hanno gridato anche in quel caso all'UFO, e poi alla fine era una missione di SpaceX Falcon 9. Lo dissi da subito, lo spiegai anche subito, nessuno mi credette, fui criticato, addirittura persi una cinquantina di utenti che si sentirono irritati dalla mia spiegazione tecnica e scientifica, perché quello era per forza un UFO, era per forza un UFO. E lo stesso accadde quando poi, scendendo nei dettagli, portando tutte le prove tecniche, le prove video, le manifestazioni, vi invito a vedere quei video se ve li siete persi, e sono riuscito a spiegare tecnicamente il tutto in modo naturalmente molto semplice, commettendo, ahimè,
uno o due errori terminologici che putiferio hanno generato una serie di critiche incredibili che hanno portato alla perdita di un'altra quindicina, ventina di utenti che evidentemente non sono realmente interessati alla verità. Come anche in questo caso attirerò su di me molte attenzioni, sicuramente molte critiche, e sicuramente qualcuno si irriterà per le mie affermazioni, ma la verità non ha prezzo, la verità non ha scuse, non ha giustificazioni, la verità e va detta per quello che è, anche se lascia deluse le persone, anche se dà delle risposte che non ci piacciono. La verità è verità e bisogna dirla per quello che è. E io sono qui in questo canale sempre per cercare di avvicinarmi il più possibile alla verità e cercare di esporla, portarla alla vostra attenzione là dove è possibile farlo. La spirale che è stata vista ieri, io non mi soffermerò come le altre volte per dilungarmi con decine di video e cose per farvi capire di cosa stiamo parlando, perché effettivamente basta guardare questa fotografia per capire quello che è stato osservato nei cieli del nord Italia. Ma attenzione, andiamo a fare la seconda premessa, la prima l'abbiamo fatta già all'inizio. In realtà noi stiamo osservando, ribadisco, non l'oggetto ma il fenomeno, e dobbiamo quindi spiegare il fenomeno e non l'oggetto, ma conoscendo un oggetto possiamo andare anche a spiegare il fenomeno, e conoscendo il fenomeno possiamo intuire qual è l'oggetto. La prima cosa che dobbiamo sfatare è che sia stato un fenomeno localizzato al nord Italia. Questa spirale è stata vista letteralmente da tutta l'Europa, in particolar modo le testimonianze parlano, oltre che dal nord Italia, dalla Francia, dall'Inghilterra e persino dalla Spagna, quindi tutta l'Europa occidentale. Dobbiamo dedurre che non è improbabile, visto che sono coinvolte l'Inghilterra e il Regno Unito, la Francia e l'Italia, che anche la Svizzera, l'Austria e parte almeno della Germania, quindi Belgio e Olanda, potrebbero essere state interessate agli avvistamenti. E infatti, se andiamo a fare una ricerca online, scopriamo che addirittura c'è chi sostiene che il fenomeno è stato visto a livello mondiale, e questo è un altro errore. Non è vero. È stato visto in tutta l'Europa occidentale e vengono fatte già segnalazioni, oltre che dal nord Italia, ribadisco, da Inghilterra, Francia e Spagna, e probabilmente ce ne saranno state, ma non sono arrivate in Italia, anche negli altri paesi che ho nominato. Quindi questo ci dà un ulteriore indizio. L'oggetto che ha prodotto il fenomeno si trovava ad una quota talmente alta da poter essere osservato da tutti questi paesi, che sono distanti migliaia e migliaia di chilometri l'uno dall'altro. Cioè significa che il range di visibilità deve portare l'oggetto ad una quota veramente alta. Stiamo parlando di diverse di una zona dell'atmosfera più o meno vicina, forse leggermente inferiore a quella della Stazione Spaziale Internazionale. Ora non mi interessa se ci credete o non ci credete che c'è una stazione spaziale orbitale, non è argomento del giorno. Ma cosa abbiamo visto? Si tratta di un UFO o si tratta di un IFO, cioè di un oggetto volante identificato? Non si tratta di un UFO, si tratta di un IFO, un oggetto volante identificato. Nella fattispecie si tratta, ahimè, nuovamente del Falcon 9, e ovviamente siamo davanti a una missione precisa. Io ho già risposto ieri, poco più di mezz'ora dopo che si era verificato il fenomeno, al massimo un'ora dopo, in live, e avevo già dato la risposta. Per chi non mi ha ascoltato nella live, per chi non ha ritenuto opportuno che quello che io ho detto in live fosse una spiegazione ottimale, chiarificatrice, eccetera, vi prego di ascoltare e guardare attentamente quello che vi mostrerò adesso. Infatti, punto primo, vi carico la schermata.
non è assolutamente vero che ieri non ci sono stati lanci di SpaceX, come in molti hanno detto. Attenzione, andate a osservare, a guardare bene i siti prima di fare delle dichiarazioni eclatanti come ieri non sono volati, non sono decollati i razzi della SpaceX. Il 24 marzo, cioè ieri, è volata da Cape Canaveral la missione Falcon 9 di SpaceX all'1:48 post meridian. Vedete, Falcon 9 launched, missione che si chiama NROL 69 dal cosmodromo, chiamiamolo Space Launch Complex 40 a Cape Canaveral, nel sito delle Space Force Station in Florida. Infatti si tratta di una missione spaziale militare dove sono stati lanciati dei satelliti spia militari che andranno in orbita polare, e quindi già questo vi deve dare anche l'indizio quale sarebbe lo scopo di questa missione. E vi faccio vedere un attimino anche il decollo della missione. C'è l'audio che togliamolo subito. Andiamo avanti. Qui c'è il decollo delle varie missioni e il lancio, appunto. Qua mancano ancora 2 minuti. Qua c'è il lancio, lo faccio vedere a spezzoni perché è inutile 39 secondi, 1 minuto e 48. Mi interessa farvi vedere un attimo. Queste sono tutte le varie fasi della missione. Attenzione, guardate attentamente. Se voi guardate qui al centro, vi renderete conto, dove c'è la fiamma tutto attorno, che ci sono delle linee rotanti. Le vedete? Guardate attentamente, le vedete? Ora si vedono un poco meglio e incomincia la rotazione del razzo. Segnatevi questa questione, perché adesso si vede, si sta formando la spirale sotto, la vedete? Che si è formata la spirale, quelli sono, la vedete? Anche se non è perfettamente visibile come dal basso, perché qua è illuminata ancora dal sole, si vede la spirale. Ora non mi interessa proseguire con questo discorso, spero che la cosa sia già chiarita, ma per chi ha ancora dubbi, per chi non è riuscito a vedere la spirale, naturalmente la spiegazione è la seguente. Ora intanto i titoloni: cielo illuminato da una spirale di luce blu, avvistamenti in molte regioni, il fenomeno diventa virale. E sì, per i click, per i like. E ancora questo voi non l'avete capito, questo sensazionalismo intorno a una notizia che poi va smentita immediatamente, e la stessa smentita attira like e quant'altro. Ma qual è la giustificazione, il contesto di questa situazione? Vado a leggere uno dei tantissimi articoli che già da ieri erano presenti. Ieri sera, lunedì 24 marzo 2025, uno spettacolare fenomeno luminoso ha catturato l'attenzione di centinaia di persone nel nord-est dell'Italia. Anche là dove viene spiegato si omettono gli altri paesi, non so per quale motivo. Da Belluno a Treviso, passando per Padova e Vicenza, io aggiungo anche Torino e tante altre città, numerosi testimoni hanno segnalato la comparsa di una spirale luminosa nel cielo, suscitando curiosità e in alcuni casi preoccupazione.
Le chiamate al 112 sono state numerose e immagino i carabinieri che hanno dovuto sorbire tutte queste chiamate senza sapere neanche che cosa stava succedendo, con segnalazioni anche in Francia e Regno Unito. Vedete che già qua comincia a delinearsi un po' la questione, ma nessun oggetto extraterrestre ha solcato i nostri cieli, ovviamente in questo caso. La spiegazione del tutto terrestre e ha a che fare con la missione spaziale di SpaceX, l'azienda spaziale di Elon Musk. Oh, scusate, ma stamattina sono impastato. Il razzo Falcon 9 è la missione ROL 69, quello che ho detto prima. Il fenomeno è legato al lancio del razzo Falcon 9, decollato lunedì alle 18:48 ora italiana dalla base di Cape Canaveral. La missione, identificata con la sigla ROL 69, è classificata come operazione del National Reconnaissance Office, NRO, un'agenzia di intelligence del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Il razzo ha trasportato in orbita bassa terrestre, LEO, un carico di satelliti per la ricognizione militare, probabilmente in orbita polare. Ma come si spiega la strana spirale nel cielo? La risposta sta nel secondo stadio del Falcon 9. Dopo aver lasciato il carico utile, il razzo effettua una manovra di passivazione, detta anche venting, ovvero lo sfiato del carburante residuo prima del rientro in atmosfera, per evitare esplosioni che si possono naturalmente evitare. Scusate il gioco di parole. Questo processo provoca un getto di gas che abbiamo già visto nella scorsa volta, ma che non aveva avuto l'effetto spiraliforme, che interagendo con le particelle presenti nell'alta atmosfera assume una forma spiraleggiante ben visibile dalla Terra, meno visibile, come abbiamo visto, dall'alto, venendo colpita dai raggi solari. Un fenomeno simile era già stato osservato in passato in molte altre zone, ma questa volta le condizioni atmosferiche particolarmente limpide. Vi ricordo che la scorsa volta in Italia metà dell'Italia era coperta da piogge e nuvoloni, l'altra metà aveva un cielo pieno di foschia, e hanno permesso di ammirarlo con maggiore chiarezza. Dunque nessun avvistamento alieno, direi UFO, alieno è sbagliato, ma piuttosto la spettacolare traccia lasciata dall'ennesima impresa spaziale firmata SpaceX. Naturalmente, se non siete ancora soddisfatti da questa spiegazione, vi faccio vedere un'altra cosa. In questa immagine scattata in Nord Italia ieri, quando c'è stata la spirale, possiamo osservare 9 getti precisi a forma di spirale. Cosa ci dice questo? Ci conferma che stiamo osservando il secondo stadio di SpaceX, poiché nel secondo stadio di SpaceX, questo di sotto dove c'è scritto SpaceX, abbiamo 9 motori. Questi 9 motori, come abbiamo visto, quando il razzo espelle il carburante, effettua una leggera rotazione, quindi per una serie di componenti, sia della manovra, del razzo, della situazione atmosferica del momento, e dell'angolazione, della rotazione, tutto quello che ci vogliamo inserire forma questo effetto. Se non siamo ancora soddisfatti di questo, attenzione, vi faccio vedere uno schema dei lanci di SpaceX Falcon 9, e se andiamo a guardare subito dopo la metà, quando c'è il distacco del secondo stadio e fa un aggiustamento il razzo in cui si deve mettere da posizione orizzontale a posizione verticale, se guardiamo le freccine ci dice che ha effettuato una rotazione che può generare una forma a spirale proprio in aria. Ora spero che con questo non ci siano più dubbi, e naturalmente vi invito a essere prudenti e a chiedere sempre agli esperti di avere
informazioni, di avere risposte e, se necessario, di compiere delle investigazioni. Spero di essere stato utile, vi ricordo di iscrivervi al canale, naturalmente di mettere il like e di conseguenza, naturalmente, se volete commentare, volete fare domande, qualsiasi cosa, sono a vostra disposizione e rispondo sempre entro 24 ore. Ci vediamo alla prossima, ci vediamo questa sera in live alle 21:10 per discutere con diversi esperti, ufologi e ricercatori tutte le cose strane che stanno accadendo in questo momento, dalla questione dei droni all'aumento degli avvistamenti UFO, alla questione della disclosure al Congresso degli Stati Uniti, la questione dei whistleblower, e quindi dei fischiettatori, così come in gergo vengono definiti, eccetera, eccetera. Vi aspetto in tanti. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima.